Prima di cominciare il video vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. In questo modo riuscirete a essere sempre aggiornati sui nostri progetti e in questo modo noi continueremo a portarvi tanti altri argomenti come questo. Vi ringrazio e ci vediamo. Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete oggi siamo tornati in campagna, il sole splende, c'è un clima fantastico. Da un paio di giorni ci sono queste nuvole che sono sopra la mia testa che sembrano finte. È veramente tantissimo tempo che non vedevo veramente un clima di questo tipo, probabilmente anche dovuto al fatto che appunto non c'è traffico aereo, perché appunto sapete tutti in questa situazione in cui stiamo vivendo tutti, è molto difficile appunto viverci, però noi in campagna diciamo siamo fortunati fra parentesi perché abbiamo tutta questa natura che ci arricchisce le giornate poi alla fine. Allora siamo tornati nel nostro Luppoleto, come vedete alle mie spalle c'è il Luppoleto dove fra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto dei video riguardo alle talee, riguardo alla pulizia anche che va fatta diciamo molte volte durante l'anno, durante la coltivazione del Luppoleto, ma siamo tornati perché l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi. Ovvero non sappiamo il motivo, probabilmente dovuto a una mancanza di nutrienti, non si sa, perché gli anni passati abbiamo addirittura raccolto il luppolo, perché dovete sapere che noi dal 2007 produciamo una birra artigianale a livello familiare e è molto buona. Io parlo diciamo perché appunto la produciamo insieme al mio migliore amico Gabriele e al suo padre Luciano e la produciamo, però cosa abbiamo detto? Ci siamo detti, dopo un viaggio in Belgio in bicicletta, abbiamo detto ma perché non ci facciamo il luppolo da soli, perché comprarlo? Allora siamo andati sul sito e abbiamo acquistato appunto queste piante di luppolo, anche se poi in realtà abbiamo fatto 40.000 esperimenti perché ci sono una quantità di varietà di luppoli incredibili. Abbiamo provato delle varietà, sono morte, poi finalmente abbiamo trovato una pianta che è il Cascade, che diciamo che i primi 2 anni ci ha addirittura dato dei raccolti, quindi noi abbiamo fatto la nostra birra e abbiamo ottenuto appunto una sostanza che poi siamo appunto andati a mettere nella birra, ma l'anno scorso non si sa il motivo, è completamente scomparsa tutta la pianta, cioè è nata perché dovete sapere che il luppolo è una pianta che d'inverno sparisce, è un rampicante che arriva fino a 4 metri, sparisce completamente d'inverno e poi d'estate fa questi ributti e sale fino a 3-4 metri e poi successivamente ad agosto vengono fuori questi frutti che sono i luppoli, che sono dei coni morbidi e noi li andiamo a raccogliere, ma non sappiamo il motivo per cui l'anno scorso abbiamo avuto questo problema. Allora cosa sto facendo? Sto ripulendo tutto il luppoleto, quindi sto addirittura togliendo dal terreno tutte le radici, perché ci sono delle radici anche molto grandi. Una volta che io l'ho tolte dal terreno vado a vedere in che condizioni sono queste radici, perché ci sta che siano anche morte, non si sa. Poi successivamente ripulisco tutto il terreno, tolgo sassi, tolgo delle erbe infestanti, tolgo diciamo tutto ciò che dà fastidio alle radici diciamo, nella loro nascita e nella loro crescita e poi successivamente vado a concimare, vado a zappare e poi vado a rimpiantare queste radici e poi bisogna vedere cosa succede, perché io sinceramente non riesco a spiegarmi perché è successo tutto quello che è successo l'anno scorso. Boh. Allora, come vedete questo è il nostro impianto, fra l'altro non so se vi ricordate abbiamo messo questo tirante che è abbastanza alto, circa diciamo quasi 3 metri. Vedete, questo era lo spazio dedicato al luppolo, avevamo circa una quindicina di piante, vedete qui sto facendo la pulizia perché ci sono addirittura altre radici che sono rimaste qua sotto, mentre in questa parte di terreno abbiamo messo tutte le radici. Come vedete c'è della roba veramente abnorme, vedete queste radici sono grandi, hanno circa 3-4 anni, le abbiamo messe nel 2017 perché come vi ho già detto abbiamo fatto delle prove con il Fagol che era un altro tipo di luppolo ma con scarsi risultati. Vedete questa qui addirittura ci dà segni di vita perché c'è l'apparato radicale e ci sono addirittura i ributti come vedete. Quindi adesso continuiamo a fare la nostra pulizia del luppoleto e poi successivamente vediamo come muoverci. Sicuramente quello che faremo è andare a togliere tutte queste erbe infestanti perché come vedete qui ci sono queste erbe che dalle nostre parti si chiamano gramigna, che sono molto fastidiose, vanno a dare noi appunto
a tutte le piante che ci vivono e poi diciamo tolgono anche un bel apporto di acqua a tutte le piante. Quindi il luppolo appunto è una pianta che vive nell'umido, vive nell'acqua e quindi deve vivere appunto in un ambiente umido. Io mi è venuto in mente appunto di concimare, ma vorrei mettergli anche della sostanza tipo sabbia dei fiumi per aumentare appunto l'umidità, perché è molto importante. Quindi andrò anche a prendere in un torrente qua vicino della sabbia e poi successivamente, una volta dopo ripulita, andrò a rimettere le nostre piante. Allora amici, abbiamo scoperto la nostra motozappa, adesso andremo a fare la prima passata. Gli abbiamo già dato un po' di cenere e un po' di stallatico, diamo la prima passatina e poi andiamo a prendere la nostra sabbia dal torrente e poi ripassiamo un'altra volta. In questo modo andiamo a metterla in modo omogeneo. Allora, come vedete qua la terra ha un bellissimo aspetto perché praticamente è stata lavorata per tantissimi anni, quindi è davvero messa molto bene. Adesso andiamo a levare questi sassi, togliamo un po' di questa gramigna che è molto fastidiosa e poi andiamo a prendere appunto questa sabbia del ruscello e poi andiamo a ripassare con la motozappa. Allora amici, ci stiamo dirigendo verso il nostro fiume, fra l'altro avete già visto in un altro video dove parlavo delle alluvioni, e andiamo a prendere la nostra sabbia e poi vi faccio vedere come mi muovo. Questo sentiero qui è veramente bellissimo perché qui praticamente un tempo c'erano gli Etruschi, dove gli Etruschi poi hanno fatto le loro colonie e ci sono stati un sacco di ritrovamenti di tombe etrusche, chiaramente tutte fatte a secco come i muretti. Insomma, quando percorro queste strade mi sembra anche un po' di tornare indietro nel tempo. Allora amici, eccoci qua al nostro torrente, praticamente abbiamo preso appunto questa sabbia che si trova su queste rive di questo torrente che è bellissimo. Purtroppo da un po' di anni non si può nemmeno più venire d'estate qua perché sparisce l'acqua, perché purtroppo sono stati fatti i lavori dell'alta velocità qua sotto e quindi hanno deviato tutte le falde acquifere di un tempo, quindi l'acqua c'è solamente da ottobre fino a maggio e poi purtroppo tutta questa bellezza scompare. È un peccato perché appunto, come vedete, l'acqua è molto pulita, siamo abbastanza alti, sarebbe anche una bellezza poi vivere questo posto d'estate per rinfrescarsi. Allora amici, l'abbiamo lavorato ancora, come vedete adesso è perfetto, ci abbiamo messo anche appunto la sabbia che abbiamo preso dal torrente e in questo momento andremo a rimettere le nostre radici del luppolo. Allora amici, stiamo per rimettere le nostre radici a dimora, come vedete abbiamo già fatto il primo buco, l'abbiamo già messa, adesso la copriamo e poi successivamente andiamo a mettere prima quelle grandi e poi quelle più piccole. Allora amici, siamo andati a mettere tutte le nostre radici, abbiamo preso il nostro annaffiatoio, adesso gli diamo un po' d'acqua e in questo modo andiamo a inumidire il terreno e si spera che le nostre radici ci portino tanti luppoli. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao!